Oggi prepariamo insieme un primo piatto di pasta fresca fatta in casa che unisce terra e mare. Prepariamo insieme quindi gli spaghetti alla chitarra con gamberi, burrata e pancetta. Adesso prepariamo la marinatura dei gamberi che come vedete io ho già pulito, ho eliminato anche l'intestino, che è questo filo nero che sta sul dorso, tolto ovviamente carapace e tutto quanto, quindi la parte esterna. Adesso li mettiamo in una ciotolina, poi prendiamo delle foglie di basilico che si sposano bene poi con la preparazione della pasta, del sugo della pasta, e le tagliamo. Prendiamo un po' di olio extravergine di oliva, lo mettiamo nei gamberi, aggiungiamo il basilico tritato, la scorza di limone che dà freschezza, aggiungiamo anche un pizzico di pepe e mescoliamo. Perfetto, adesso copriamo con pellicola e li mettiamo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. E ora ci dedichiamo alla pasta fresca per i nostri spaghetti alla chitarra. Quindi mettiamo la farina dentro alla ciotola della planetaria munita di frusta K. E poi aggiungiamo le uova, che intanto sguscio. Adesso aziono la macchina e attendo appunto che gli ingredienti si mischino e si compattino. Come vedete l'impasto è un po' asciutto, quindi possiamo aggiungere un cucchiaio d'acqua. Ecco che l'impasto è pronto. Ora lo lavoriamo un po' sul piano della cucina. Allora, l'impasto non deve risultare molle, dovete fare un pochino di fatica a lavorarlo perché poi per tagliarlo con la chitarra non serve appunto che sia troppo morbido, anzi. Ok, ci siamo, l'abbiamo compattato, lo mettiamo dentro ad una ciotola, copriamo con pellicola e lo lasciamo riposare per almeno mezz'ora. Adesso ci dedichiamo al sugo, diciamo a quello che fa parte del sugo, perché qui abbiamo della pancetta, un po' la mettiamo in una padella, vedete è una pancetta tagliata sottile, e la facciamo diventare croccante, che poi appunto questa sarà la parte che andremo a sbriciolare sulla pasta. Quindi in una padella antiaderente senza alcun grasso, già la pancetta è grassa di suo, la lasciamo diciamo un po' sciogliere e diventare appunto come dicevo croccante. Intanto vado a prendere del panno carta perché una volta pronta la metteremo lì sopra a scolare. Ecco, nel frattempo trito la restante pancetta. Io ce l'ho tutta a fettine, ma volendo potreste averla anche a cubetti. Questa, quella no, perché vi serve sottile per essere poi sbriciolata. Ecco, questa andrà a insaporire il nostro sugo con i pomodorini. E questa la mettiamo nella padella accanto. La lasciamo un po' sfrigolare. Intanto giriamo questa, tra un po' diventerà anche croccante. Più che altro diventerà croccante una volta raffreddata. Ecco che qui intanto sta cominciando a sciogliersi un po' il grasso. Questa forse possiamo già cominciare a toglierla perché se altrimenti diventa troppo scura. Vedete che sono fette sottili. Ecco, guarda qua, possiamo togliere anche questi, che ormai sono belli rosolati. E in questo poco di grasso che ha rilasciato la nostra pancetta ci andiamo a saltare per un paio di minuti al massimo i nostri gamberi, giusto il tempo appunto di cucinarli ma di lasciarli ancora molto succosi.
Ecco, direi che ci siamo. Mettiamo i nostri gamberi dentro una ciotolina e li teniamo da parte. Questi li copriamo e continuiamo invece con il nostro sugo. Anzi, qui abbiamo la nostra pancetta che nel frattempo si sta rosolando. Ecco, qui aggiungiamo un goccino di olio perché, come avete visto, il grasso che è sul fondo non è moltissimo. Aggiungiamo anche uno spicchietto d'aglio che io taglio a metà e poi magari è più facile da togliere se si vuol togliere, altrimenti se vi piace schiacciatelo con uno schiacciaglio. Ecco, qui spegniamo un attimo il fuoco perché devo tagliare prima tutti questi pomodorini che poi andrò a introdurre in padella insieme alla pancetta. Ecco, adesso che abbiamo finito di tagliare i pomodorini ho riacceso il fuoco. Siamo sempre attenti che la pancetta non si colorisca troppo. Ecco che sta sfrigolando, adesso possiamo aggiungere i nostri pomodorini. Ecco, questi pomodorini gialli sono particolarmente dolci rispetto a quelli rossi che sono un po' più aciduli. E ora aggiustiamo di sale e aggiungiamo anche un bel mix di pepe. E adesso lasciamo cuocere almeno 15-20 minuti. Ecco il nostro impasto riposato, ne prendiamo un pezzetto e l'altro lo lasciamo nella ciotola sempre coperto perché non si asciughi. Allora, lo spaghetto alla chitarra ha una sezione quadrata, generalmente il lato è di 3 mm, quindi noi per prima cosa dobbiamo stendere una sfoglia dello spessore di 3 mm e poi, una volta ottenuta, la passeremo su questo strumento che è la chitarra, schiacciandola col mattarello in modo che si formino gli spaghetti. Ecco, adesso azioniamo la macchina, partiamo dallo spessore più grande fino ad arrivare appunto ai 3 mm. Ecco, e la prima sfoglia l'abbiamo ottenuta. Prendiamo la chitarra, mettiamo un po' di farina e uso un po' di semola sulla sfoglia, la appoggiamo sulla chitarra e premiamo con il mattarello in modo che oltrepassi le corde e si tagli. Ecco, la lunghezza di questi spaghetti è all'incirca 30 cm o qualcosa in più, che poi è la lunghezza dell'attrezzo. Dovete ovviamente pastare avanti e indietro finché gli spaghetti scenderanno al di sotto delle corde. Ora mettiamo sulla teglia ricoperta con lo strofinaccio un po' di semola e poi ci mettiamo sopra i nostri spaghetti e ovviamente continuiamo così con il resto dell'impasto. Ecco che i nostri spaghetti alla chitarra sono pronti. Ci vorranno almeno 8 minuti, comunque assaggiateli perché poi da fuoco a fuoco cambia magari qualche minuto di cottura. Li mettiamo direttamente nella padella con il condimento. Ecco, aggiungiamo anche i gamberetti, anzi i gamberi diciamo, sono un po' più grandi, e un po' di basilico tagliato. E adesso mischiamo tutto. Aggiungiamo un goccio di olio extravergine. Diamo un'ultima mischiata e poi possiamo impiattare. Che profumo i nostri spaghetti alla chitarra, ma dobbiamo ancora terminarli. Mettiamo un po' di pancetta croccante, che ho spezzettato, qualche fogliolina di basilico, piccoline, e in ultimo la nostra burrata, che va messa assolutamente fuori dal fuoco. La mettiamo qua e là, in modo che da qualunque parte voi prendiate la pasta potete prendere anche un po' di burrata. Ecco qua, è proprio un piatto sfizioso che unisce terra e mare. Andiamo a fare una bella foto.
Se i miei spaghetti alla chitarra vi sono piaciuti, rifateli a casa e fatemi sapere nei commenti.